Ciao a tutti. Il narcisismo, con la sua intricata rete di egoismo e di manipolazione, è una forza oscura che può avvolgere coloro che vi si avvicinano. In mezzo al labirinto di vanità e di superficialità c'è una verità sconcertante. Il narcisista non vuole che tu sia felice. Questo concetto può sembrare controintuitivo, ma nel cuore stesso del narciso c'è una disfunzione profonda che lo porta a sabotare la felicità altrui per proteggere il fragile equilibrio del suo ego. Lui è intrappolato in una prigione invisibile dove la sua stessa esistenza è un ciclo senza fine di autoadorazione e di autopresa in giro. Nonostante possa sembrare sicuro di sé e dominante all'esterno, dentro di sé ha un vuoto oscuro che non può essere colmato. La felicità degli altri diventa un riflesso di questo vuoto, mettendo in luce la mancanza di soddisfazione interiore del narcisista. Invece di affrontare questa realtà dolorosa, reagisce con gelosia e rabbia, cercando di sminuire la felicità degli altri per proteggere la sua fragile immagine di sé. Il narciso non vuole che tu abbia un pensiero autonomo, perché minaccia il suo controllo. Per lui il potere è tutto e qualsiasi segno di indipendenza o di autenticità è percepito come una sfida alla sua autorità. Se mostri una volontà propria o un pensiero critico, lui reagirà con furia e manipolazione per ristabilire il suo dominio su di te. La tua felicità diventa un ostacolo alla sua supremazia e lui farà tutto il possibile per schiacciarti sotto il peso del suo ego. Ma c'è di più dietro questo desiderio insaziabile di potere e di controllo. Il narcisista non vuole che tu stia bene perché lui stesso non sta bene. Dietro la maschera di sicurezza e di superiorità c'è un individuo profondamente insicuro e insoddisfatto. La sua mancanza di autostima e di autocompassione lo porta a cercare costantemente l'approvazione esterna e a sottomettere gli altri per sentirsi meglio con se stesso. La tua felicità diventa un costante ricordo del suo fallimento personale, alimentando il suo senso di inadeguatezza e di frustrazione. Il narcisista non vuole che nessuno lo abbandoni o lo rifiuti, poiché ha un bisogno costante di approvazione e di ammirazione dagli altri, per alimentare il suo ego fragile e insicuro. Per questo motivo si aggrappa alle relazioni e alle persone che lo valorizzano e lo elevano, ma non esita ad abbandonare o a manipolare chiunque non risponda alle sue aspettative o metta in discussione la sua autorevolezza. Ma ecco un elenco esaustivo di cose che il narcisista non vuole che tu abbia, pensi o realizzi. Felicità. Non vuole che tu sia felice perché la tua felicità minaccia il suo controllo e il suo senso di superiorità. Successo. Non vuole che tu raggiunga il successo perché mette in luce il suo senso di inadeguatezza e di fallimento. Non vuole che tu abbia un'elevata autostima perché una persona sicura di sé è più difficile da manipolare e da controllare. Indipendenza emotiva. Non vuole che tu sia emotivamente indipendente perché una persona emotivamente stabile è meno esposta alla manipolazione. Empatia. Non vuole che tu sia empatica perché l'empatia mina la sua visione del mondo come un luogo in cui solo lui è onnipotente. Compassione. Non vuole che tu sia compassionevole verso gli altri, perché mette in discussione il suo egoismo e la sua mancanza di considerazione per le persone. Autenticità. Non vuole che tu sia autentica, perché la tua autenticità mette in discussione la sua falsa immagine di sé. Verità. Non vuole che tu conosca la verità, perché le sue bugie e manipolazioni verrebbero messe in discussione. Indipendenza finanziaria. Non vuole che tu sia finanziariamente indipendente, perché dipendere da lui aumenta il suo potere e il suo controllo su di te. Pensiero critico. Non vuole che tu abbia un pensiero critico perché mette in discussione la sua autorità e il suo dominio su di te. Sicurezza personale. Non vuole che tu sia sicura di te stessa, perché una persona sicura è più difficile da manipolare e da controllare.
Equilibrio emotivo. Non vuole che tu sia emotivamente equilibrata perché non riuscirebbe più a manipolarti. Obiettivi. Non vuole che tu raggiunga i tuoi obiettivi personali perché metterebbero in discussione la sua superiorità. Responsabilità personale. Non vuole che tu sia responsabile della tua vita perché dipendere da lui aumenta il suo controllo su di te. Gioia e soddisfazione. Non vuole che tu provi gioia e soddisfazione, poiché cadrebbe la sua visione del mondo come un luogo in cui solo lui ha il diritto di essere felice. Libertà emotiva e psicologica. Non vuole che tu abbia libertà emotiva e psicologica, perché una persona libera è più difficile da manipolare e da dominare. Capacità di imparare dai propri errori. Non vuole che tu impari dai tuoi errori perché vuole mantenere la sua posizione di autorità e di superiorità. Sensibilità. Non vuole che tu sia sensibile perché una persona sensibile è più difficile da manipolare e da sottomettere. Consapevolezza. Non vuole che tu sia consapevole perché la consapevolezza mette in discussione le sue affermazioni e le sue manipolazioni. Capacità di esprimere le proprie opinioni. Non vuole che tu esprimi le tue opinioni perché vuole mantenere il controllo sulla situazione e sulle persone intorno a lui. Riflessione e introspezione. Non vuole che tu rifletti su te stessa perché la riflessione mette in discussione la sua visione del mondo come un luogo in cui solo lui è un essere grandioso. Generosità. Non vuole che tu sia generosa perché la generosità mette in discussione il suo egoismo e la sua mancanza di considerazione per gli altri. Resilienza. Non vuole che tu sia resiliente perché una persona resiliente è più difficile da manipolare e da controllare. Coraggio. Non vuole che tu abbia coraggio perché il coraggio mette in discussione la sua autorità e il suo dominio su di te. La relazione con un soggetto di matrice narcisistica diventa così una lotta per la sopravvivenza emotiva, dove la tua felicità è sacrificata sull'altare del suo fragile ego. Se cerchi la felicità rischi di provocare la sua ira e il suo disprezzo. Se ti pieghi alla sua volontà e ti adatti al suo mondo distorto, perdi la tua autenticità e la tua gioia interiore. È una scelta impossibile, una trappola senza via di fuga, in cui la tua felicità diventa il prezzo da pagare per mantenere la pace apparente. Ma non tutto è perduto. Per coloro che si trovano intrappolati in questa spirale di dolore c'è speranza nella consapevolezza e nella guarigione. Riconoscere il comportamento narcisistico per quello che è, ovvero un sintomo di profonda sofferenza interiore, è il primo passo verso la libertà. Imparare a stabilire confini sani e a coltivare un senso di autostima e di autocompassione diventa essenziale per rompere le catene invisibili del narcisismo. La felicità è un diritto inviolabile e nessuno ha il potere di togliertela se non tu stessa. Abbraccia la tua luce interiore e non permettere a nessuno di spegnerla. La tua felicità è la tua forza e nessun narcisista può toglierti la tua capacità di brillare. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.